in collaborazione con Marco, Osis Technology, sportoutdoorviaggi.it. Cari amici telespettatori, benvenuti da Floriano Omaboni al 16° appuntamento settimanale con S4, il talk show di Sport.tv, la multipiattaforma TV e web, tutta dedicata allo sport e al turismo. Siamo in onda tutto l'anno con vari format televisivi estivi invernali che parlano di mare e di montagna sulle migliori TV private italiane, diverse TV nazionali ed ora anche sul nostro canale Sport.tv, sulle smart TV europee di ultima generazione. Puntata questa tutta dedicata alla motonautica, seconda parte spazio ai giovani, prima parte spazio all'offshore e a un vecchio campione ma che ha trovato una nuova vitalità nella motonautica. Sto parlando di Cristian Ghedina, che andiamo a presentare assieme all'amico Giampaolo Montavoci. Eccolo qui, il mito dello sci Cristian Ghedina, pilota d'auto e non solo. Giampaolo Montavoci, presidente della commissione offshore nonché plurititolato nel mondo dell'offshore. Allora iniziamo subito per i doveri di ospitalità. Cristian Ghedina, un nome conosciuto nella montagna, 3 podi mondiali, 91, 96 e 97, 2 argenti e un bronzo, Saalbach, Garmisch e Sestriere, 13 vittorie in Coppa del Mondo e 33 podi. Mitico nel Kitzbühel 2004, la tua spaccata a 140 all'ora che ora la nostra regia ci fa vedere. Cristian Ghedina approda nella motonautica. Grazie di essere entrato in questo mondo e come mai? Grazie a te, Floriano. No, per me è un'esperienza nuova. Io ho sempre avuto una grande passione per la velocità, rischio, adrenalina, emozioni forti e tutto quello che mi si propone dove c'è un po' di action sono pronti via subito, no? No, tu hai iniziato l'anno scorso e hai fatto la Pavia Venezia, giusto? Esatto, esatto. Ecco, nel frattempo bravissimo il nostro regista Stefano, il nostro tecnico, qui rivediamo giusto perché Sport.tv è montagna e mare e quindi Cristian rappresenta il 50% del territorio italiano, è in montagna, l'Italia ha 8.000 km di coste. Io sono nato dalla mare, sono nato in montagna, tu dalla montagna sei sceso al mare, giusto? Esatto, esatto. Alla fine sempre l'acqua è neve sciolta, è neve sciolta, ecco, è il mio campo, il mio mondo, no? Questo è il tuo mondo. Queste sono immagini, qui dove siamo? Bormio 2005, quando hai fatto i questo mondiali. qua è Kitzbühel, questa è sempre la stessa discesa. Dove quella discesa famosa. Allora, ecco. L'ha fatta, sì, è il coso che si trova sul web, dove fanno vedere sempre tutta la discesa, dove alla fine ho fatto sta spaccata che mi ha reso più popolare questo gesto che ho fatto al salto finale, che tutta la mia carriera, tutti i miei 13 vittorie, 33 podi, quello che hai raccontato tu prima, insomma. Basta che fai una cretinata e tutti parlano, no? Ecco, parlano una cretinata bellissima, perché Kitzbühel, per chi non lo sapesse, è il paradiso dello sci. In Austria lo sci è una religione, Kitzbühel è la località regina, a gennaio si corre sempre, questo è lo scius finale e guardate cosa fa il nostro amico Cristian, manca poco, vai Cristian. 140, 137,2, insomma ha fatto sta spaccata che tutti mi chiedono perché l'ho fatta, ma ti è venuta così o cosa? No, è nata per una scommessa con mio cugino davanti a 30-40 mila persone e si sono tutti sorpresi perché avevo il numero 12, sono passato in testa con 57 centesimi di vantaggio, poi sono arrivato sesto, però ha fatto molto scalpore perché lì è una pista dove nessuno scherza, tutti sono musi lunghi in partenza. La mitica Hahnekam, no? Esatto, hai detto bene. La mitica Hahnekam, e in che anno era? 2004, quindi era fine carriera. 2004, sì, fatta nel 2004 e insomma mi ha dato una popolarità incredibile, che poi questa spaccata mi ha dato la possibilità di accedere al mondo dei motori con il racing, perché la Red Bull, che era sponsor della gara, mi hanno offerto di poter fare un test perché gli ho fatto una pubblicità incredibile e allora ho iniziato così un po'. Ho iniziato con i motori, hai corso in macchina, giusto, qualche anno, e adesso l'anno scorso rivediamo il rallenti di questo gesto atletico unico nel mondo dello sci, veramente eccezionale. Grazie per le emozioni che ci hai dato. Questo chi era? Questo è il finale, l'altro azzurro che era in testa e gli sono arrivato davanti, insomma. Ecco, grazie per il gesto atletico che hai fatto. Allora, hai corso in macchina e dall'anno scorso in motonautica per la Pavia Venezia. Da quest'anno invece farai coppia con Giampaolo Montavoci le gare che andiamo a ricordare. La stagione inizia a Pavia Venezia il 5 di giugno. Esatto, sì, io l'ho proprio conosciuto
l'anno scorso a Pavia Venezia, insomma abbiamo parlato mi ha un po' organizzato, mi ha dato una mano un po' perché lui, come hai detto tu, è un veterano di questo mondo, di questo sport e alla fine mi ha chiesto ma sarebbe bello così, lui ha fiducia in me, io chiaramente ho fiducia in lui perché è il numero 1 al mondo e è nata questa esperienza tutta da vivere, da che ora andremo a documentare con le immagini della Pavia Venezia. Allora Giampaolo, manca ancora qualche tempo all'inizio della stagione, tu sei anche il presidente della commissione offshore, ci sono ben 5 gare della stagione, queste sono le immagini della Pavia Venezia dell'anno scorso, partenza Sannazzaro Dongina, questo vedete proprio sulla sinistra Giampaolo Montavoci, Cristian Ghedina con Nathan, il suo figlio che era appena nato, che adesso ha 16 mesi, quindi segue già le orme del papà, è nato questo idillio, giusto Giampaolo? Sì, c'è stata l'occasione di conoscerci proprio alla Pavia Venezia dove io ero co-organizzatore insieme a Pavia e niente, è stato amore a prima vista, diciamo, tra virgolette. E io l'ho ospitato a Venezia anche per la premiazione e da lì abbiamo cercato delle nuove collaborazioni e gli piaceva l'idea del catamarano offshore, di una barca più veloce. Lui ha fatto questa esperienza durante la Pavia Venezia su una barca tra virgolette abbastanza lenta, quindi lui, come si capisce bene, che con quello che ha fatto nella sua vita cercava qualcosa di più veloce. Ecco, perché allora ricordiamo, Pavia Venezia è il ride motonautico più lungo al mondo, da Pavia sino a Venezia, 400 km di gara, record di Dino Zantelli, 2 ore, quindi una media di 200 all'ora, e di adrenalina ce n'è tanta perché sul fiume Po ci sono le secche non solo, nel frattempo avete visto la tappa intermedia di Boretto Po e quindi da un monocarena che va a velocità piccole si passa all'offshore, il passo è breve. Esatto, e credo sia una bella occasione anche per lui per provare velocità più elevate e poi vediamo se si può fare anche il passo con l'X-Cat. Ecco, nel frattempo sul fiume Po ci sono tante chiuse e quindi che rallentano la velocità. La partenza, questo è l'arrivo a Brondo nella laguna veneta e poi c'è il passo, si raccolgono le imbarcazioni e lento moto si va fino a Venezia. Qui vedete viene chiusa la chiusa, come proprio il termine esatto, la partenza a Pavia. Quest'anno con le condizioni del fiume, Giampaolo, dove si parte? Pavia o Sannazzaro? Là lo sai gli ultimi giorni, perché per il momento la situazione è disastrosa, però la pioggia prima o dopo deve arrivare. So che sono previste delle piogge questa settimana abbastanza importanti e quindi speriamo che il livello dell'acqua salga. Comunque in ogni caso da Isola Serafini, Sannazzaro non dovrebbero esserci problemi in ogni caso. Comunque noi speriamo nella pioggia. Record di iscritti, 140 iscritti, già chiusure. No, allora, quest'anno è stato il record di tutti i tempi, nonostante dopo anni di magra, il successo dell'anno scorso ha portato al record di tutti i tempi, ma abbiamo dovuto fermare, le barche iscritte ufficialmente sono 160. Quindi un numero veramente incredibile e c'è da tener conto che ci sono almeno 100 barche che sono in overbooking, che sperano, ma ovviamente non ci saranno possibilità di altri iscritti, perché davvero non sappiamo dove mettere. Ma poi mettere. il momento bello, abbiamo visto Boretto Po, poi c'è l'ultimo tratto fino a Brondolo sulla laguna veneta e poi il trasferimento lento moto, per così dire, sino a Venezia. Tu Cristian hai fatto questo tratto, giusto? Sì, sì, ho fatto tutto. No, bello, però chiaramente, come ha detto prima Giampaolo, insomma, no, è stata una bella esperienza, però a me piace un po' più l'adrenalina. Non ho ancora vissuto quell'adrenalina che cerco e penso che quest'anno questa esperienza ne avrai tanta, perché allora qui la Pavia Venezia è il 5 giugno, l'ultimo giorno del Salone Nautico di Venezia, 28 maggio 5 giugno, inquadrato il presidente della Federazione Italiana Vincenzo Iaconiani. Poi arrivati al Salone Nautico, Giampaolo con la tuta, la premiazione col sindaco Brugnaro, Carli che ha vinto l'edizione 2021 e poi il momento bello della premiazione. Questo, Giampaolo, è un grande momento, insomma. Sì, anche quest'anno ci saranno tanti premi e anche tutti quelli che offrono le coppe. Il Salone Nautico di Venezia ci ha confermato
il suo sostegno proprio per la Pavia Venezia, ci tiene molto all'arrivo, e Venini, la vetreria antichissima, ci ha dato anche quest'anno il trofeo di vetro di Murano, fantastico. E quindi il Salone Nautico sarà un grande evento. La premiazione ovviamente al Salone Nautico è un momento veramente bellissimo e emozionante. 28 maggio, 5 giugno, il Salone Nautico di Venezia, terza edizione, ma c'è già il record di iscritti. Poi lo ricordiamo, Venezia che si faceva una nave al giorno, e parliamo di qualche secolo fa, quindi vuol dire che parliamo anche di 9 secoli fa, quindi c'è una capacità, una struttura, l'Arsenale che capacità espositiva occupa... diciamo che l'Arsenale, che molti non lo sanno, occupa il 20% della superficie dell'intera città di Venezia. Quindi è veramente grande. Quindi dato se facevano una nave al giorno qualche secolo fa, ci sono sicuramente delle grandi capacità, e quest'anno c'è questo Salone Nautico da sabato 28 a domenica 5 giugno, con il 5 giugno l'arrivo della Pavia Venezia. Belle queste immagini che fanno venire tanta voglia di gareggiare. Ora passiamo all'offshore. Oltre a questa c'è Cristian, farai le gare di, ricordiamo il calendario, 5 giugno Pavia Venezia, poi il 19 giugno la Rodi Garganico, il 3 di luglio Cariati, Rodi Garganico in Puglia sul Gargano, Cariati vicino a Crotone in Calabria, poi a settembre il mese di fuoco per l'offshore, con le gare di Cervia il 2 settembre, le gare di Napoli il 17 di settembre, poi il mondiale a Cagliari a fine settembre, e a Como con la mitica 100 miglia, d'altronde la 100 miglia del Lario assieme alla Pavia Venezia sono le due gare storiche, una del 29 e una del 49, fanno parte di questo trofeo per le gare storiche della motonautica, e tu dovresti in teoria, Cristian, fare tutte queste gare. Sì, tu le sai tutte a memoria, bravo. Io hai detto tutte le date, io me le sono scritte e non me le ricordo. Faccio motonautica da 35 anni, no, poi dopo nello sci non posso parlare o fare il chapeau al grande Ghedina, nella motonautica ho corso anch'io con qualche buon risultato e poi lo seguo. Insomma, però dicevo, ti ricordo per far vedere le barche, voglio far vedere le barche. Tutte le date, io nemmeno le gare di Coppa del Mondo non mi ricordavo, quando correvo, che era il mio mestiere. Tu ti ricordi quelle mie che vabbè le fai, è il tuo mestiere, sei giornalista. No, però insomma io se riesco dovrei riuscire a farle tutte, se non ho proprio qualche impegno che mi impedisce. L'impegno più bello, l'abbiamo visto in studio, è tuo figlio Nathan, che ha 1 anno e mezzo. Questo credo che sia l'impegno più bello che ha. Questa è la gioia più bella. È il successo più bello che ho ottenuto di tutta la mia vita e carriera e vita sportiva, insomma, e non c'è vittoria che tenga con la nascita di un figlio, e lo capisci, lo provi solo quando diventi padre, genitore. Però dopo tutte queste esperienze qua che mi sono fatto, che faccio e continuo a fare, motori, sci, macchine, mi piacciono perché è una passione che ho fin da piccolo, e sono sempre stato un po' la preoccupazione. Lo ricordiamo perché tu sei Ghedina, il sindaco è un tuo omonimo di Cortina. Esatto. Appunto è un tuo... Ghedina è un soprannome diverso, ci distinguiamo proprio per i soprannomi, ci sono diversi ceppi a Cortina e Ghedina. A Cortina vi conoscete per i soprannomi? Sì, difatti abbiamo mio nonno e mia nonna, per esempio, da parte di mio padre, erano tutti due Ghedina, però mio nonno è Brocco con una C, non esistono le doppie, non è Brocco come il cavallo che non va avanti, e mia nonna era Basiglia, Ghedina Basiglia, però non erano parenti. E il sindaco, per esempio, è un Crepo, è un soprannome, si distinguono proprio i vari ceppi delle famiglie per... Insomma, Cortina che poi ospiterà i Giochi Olimpici nel 2026, i Mondiali del 2021. Appena stati fatti, sì, dove ero testimonial. No, è una località, insomma, che... Non ha bisogno di presentazioni, la perla delle Dolomiti. Invece vogliamo sapere, ecco, le nostre immagini, queste si riferiscono al campionato mondiale offshore di Cagliari dell'anno scorso, quest'anno in calendario a fine settembre. Ora andremo nel dettaglio. Tu sarai
qui c'è il driver, il pilota e il throttleman, diciamo colui che regola i motori. Tu farai il driver, Christian, giusto? Io farò il driver, sì, insomma è una bella responsabilità per me e penso che anche per Giampaolo, insomma, che ha fiducia in me, questo mi fa molto piacere. Io mi sono sempre distinto anche nel mondo dei motori, non sono mai stato considerato, perché anche questo, insomma, mi sono guadagnato la mia stima e la simpatia da parte di tutti i piloti, perché non ero, ci sono tanti che vengono etichettati come dei, diciamo, il mondo dei motori, racing, macchine, come spaccamacchine, sono dei cannibali. Io, insomma, ho sempre cercato di fare quello che potevo senza mai esagerare. D'altronde qui vedi ci sono un po' le onde. Giampaolo, sì. Che consigli le hai dato a Christian per portare la barca? Beh, ma io gli ho detto che è tutto molto facile, ovviamente, perché so che lui viene dalle macchine, insomma un minimo di sensibilità ce l'avrà senz'altro. Queste sono, la categoria 5000 è una categoria veloce ma è molto sicura, perché sappiamo tutti che queste barche qua non si vede facilmente capottarle. Allora, perché adesso voi partite col campionato col 5000, ma poi volete passare all'X-Cat. Spieghiamo ai nostri amici di Sport TV, c'è l'offshore 5000 e poi l'X-Cat. La differenza? Beh, l'X-Cat sono barche molto simili, però invece di avere due motori da 220 cavalli hanno due motori da 400, quindi hanno il doppio potenza, sono barche che hanno una bellissima accelerazione e corrono intorno ai 200 km/h, quindi è una bella velocità, divertenti. L'X-Cat che ha iniziato la stagione a marzo a Fujairah negli Emirati Arabi Uniti, la chiuderà a Dubai a novembre e in mezzo si parla di una gara in Italia, sempre in Sardegna, giusto? Esatto, poi ci dovrebbe essere anche una gara in Arabia Saudita. L'X-Cat è una categoria molto bella, divertente. Io sto già correndo quest'anno, siamo terzi al mondiale, le prime due gare abbiamo fatto un quarto e un terzo, e quindi siamo terzi. Hai visto Christian, saresti solo sulla sinistra col volante? Ho guardato e mi sembrava abbastanza tranquillo, quindi guardando anche le immagini, insomma, visto che io ancora non ho provato la barca. Ma non hai ancora provato la barca offshore? No, sono montato, sono dentro, però adesso la stanno finendo di allestire. Penso che proveremo inizio maggio. Inizio maggio, quindi noi intanto fate la presentazione il 5 maggio, giusto? Esatto, il 5 maggio facciamo la presentazione del team al Casinò di Venezia, il Salone delle Feste, in Canal Grande, quindi sarà un momento per farci conoscere anche dai giornalisti e da lì ogni momento è buono per iniziare le prove. D'altronde queste condizioni che vediamo non sono molto piatte, però sappi che questo sono io. Eccolo qua, con Cardazzo che ha la sua barca e con l'amico Giampaolo Montavoci con questa bellissima inquadratura. Sappi che l'offshore ha il record della Viareggio-Bastia-Viareggio, quindi dall'Italia alla Corsia in andata e ritorno 80 miglia più il tratto di La Spezia 200 miglia del 92 in 2 ore. Quindi 200 miglia, 400 km in 2 ore vuol dire andare a 200 all'ora. In macchina sul mare è un po' diverso con le macchine. No, è vero, però allora io dico anche a tutti coloro che ci stanno guardando, io penso che non so chi ha fatto le velocità che ho fatto io con gli sci, però andare anche a 160 all'ora, 155 all'ora su una pista, uno già... D'altronde il tuo arrivo in motonautica mi fa ricordare l'arrivo di un altro grande sportivo. Negli anni 80 il mitico Adriano Panatta, il grande campione di tennis, storica la sua Coppa Davis nel 76 in Cile, le sue vittorie a Parigi e a Milano nel 76 che è stato il suo anno d'oro, è arrivato nell'offshore con dei grandi risultati, quindi ha un grande predecessore. Adriano Panatta, numero 1 nel tennis, grande campione in motonautica. In bocca al lupo anche per te, buon vento, perché campione nello sci con le 3 medaglie ai giochi mondiali, e le tante vittorie che adesso c'hai, sicuramente il tuo compagno di avventura è uno dei migliori, quindi sta tutto a te fare. Sono in buone mani, Sì. No, poi dopo mi ero anche un po' informato perché un paio di settimane fa sono andato da Adriano che ha sto circolo qua e gli ho chiesto, gli ho parlato un po'. Ti ha dato delle dritte? No, mi ha detto che anche lui però mi ha alleggerito molto la tensione magari che avevo. Vai tranquillo, che io mi sono divertito, è stata una bella esperienza, e siccome l'ho portato anche sugli sci Adriano e ho visto che uno è abbastanza sì? è un po' tignoso. Ma guarda, Adriano
ha corso con il più grande in assoluto del mondo dell'offshore. Ha avuto la fortuna il mitico Antonio Gioffredi, colui che con la barca di classe 3 vinse nell'86 la classe 1 e la classe 3, e poi nell'88 nacque il grande amore Panatta Gioffredi. Poi Gioffredi ha avuto dei problemi, purtroppo è scomparso. Adriano invece adesso so che gestisce questo tennis a Treviso. Tu hai fatto la tua carriera sciistica, prego la regia di far rivedere ancora la spaccata dell'Hanekamp del 2004, sei nelle mani di Montavoci, quindi diciamo sei in una botte di ferro. No, il bello è che in questo sport, insomma, lui è nelle mie, io sono nelle sue mani e lui è anche nelle mie, si corre insieme, si corre in due. Vediamo quindi... questa, ma qui eri a fine carriera. Qui sei da solo, qui sei da solo. Qui eri a fine carriera, giusto? Qui era il 2004, mi sono ritirato nel 2006, ho fatto altri 2 anni e l'anno seguente ho fatto di nuovo la spaccata nelle prove, poi mi hanno vietato di farla perché non so per quale motivo. Ma qui non aveva avvisato nessuno? Qui non sapeva nessuno, io e mio cugino e basta. Hai fatto una scommessa con tuo cugino? Con mio cugino, pizza e birra, non ho scommesso, tranquillizziamo tutti, non è che ho messo su qualche mila euro, no. Si vede proprio che... No, ma poi c'è stata qualche fotografo che ha fatto proprio la foto, metti nel massimo esatto. Gesto atletico dell'ampiezza della spaccata, giusto? Sì, è un gesto che questo qua, insomma, forse anche ha fatto parlare, proprio perché sbagliare, io dico a qualsiasi persona, provate a mettere una mano fuori dal finestrino tenendo la mano piatta oppure girarla così e prendere aria a 140 all'ora, cosa vuol dire prendere un po' di aria sullo sci se sbagli. Ma poi quanto sei arrivato in questa gara? Perché qui era al comando, avevi il pettorale 12, era al comando, ma quindi sei arrivato a fare i primi sono rimasto al comando fino al numero, mi pare, 18 o 21 e poi dopo sono finito sesto, fine gara sono finito sesto. Sesto, quanti secondi hai perso? Ma non perdi niente, tutti mi hanno detto ti sei perso il podio, ti sei perso la gara, la vittoria, cose, invece non perdi niente, è stata una cosa così, rischi di perdere forse la vita se sbaglia, 140 all'ora, ecco la foto, bravo, esatto. Bravo il nostro regista, il nostro tecnico Stefano e Thomas per questa foto che abbiamo recuperato, che questa è l'immagine dello sci e noi sapete di sport autori seguiamo molto lo sci. Giampaolo, complimenti allora, un saluto e cosa ti aspetti da questo 2022? No, bene, con Christian si deve trovare un po' l'affiatamento, ma ovviamente è sicuramente più facile di fare una spaccata a quella velocità. Io sono fiducioso e poi chissà che da cosa nasca cosa, si riesca a fare qualche gara in X-Cat, lì e soprattutto che arrivi per tempo la barca nuova, perché stiamo aspettando una barca nuova che è in costruzione. Tu fai la barca nuova per l'X-Cat o per l'Offshore 5000? No, per il 5000. L'X-Cat, la barca ce l'ha, è di Roberto Lopiano e vediamo la barca nuova del 5000 quando la variamo? Si può fare qualcosa insieme nell'X-Cat. Quando la variamo? Io spero molto presto, comunque penso che sarà dopo la prima fase di gare, diciamo, dopo Rodi, dopo la Pavia Venezia, che comunque non la farei in ogni caso con la barca Pavia Venezia, nuova. Scusate, la fate assieme o non la fate? No, la facciamo assieme. Con che barca la fate? Con questa che stiamo preparando, che è l'ex barca 27, la barca Marco. Che era Marco anche l'anno scorso, sarà Marco anche quest'anno. Ok, il tuo punto di vista. Cristian, da cosa ti aspetti da questo 2022? Ma no, io sicuramente sono tranquillissimo perché Giampaolo che mi ha invitato è un professionista, conosce benissimo, come ha detto lui, un grande affrettamento e bisogna anche, poi mi ha detto insomma che è molto severo, ci parleremo, poi ci daremo le coordinate, insomma cosa fare in pista e cercare di fare il risultato. Allora io vi auguro di vincere, io vi auguro tutto il bene che voglio. In bocca al lupo, il mio sogno è vedere una barca offshore, se tu ci riesci ti faremo un monumento noi della motonautica nel 2000, a parte con la spaccata, ma nel 2026 a Cortina una barca dell'offshore durante le Olimpiadi. In qualche, cosa dici? Ti piace l'idea, Giampaolo? Portarla si può portare, non c'è problemi. Bella sul carrello inclinata. Nella piazza di Cortina? Sarebbe Vabbè, ci pensiamo, abbiamo tempo. Allora, finisce qui la prima parte, purtroppo il tempo è tiranno. Abbiamo fatto una puntata di presentazione dell'offshore con questo calendario che vi ricordo inizia il 5 di giugno, poi Rodi Garganico, Cariati, Cervia, Napoli, Cagliari e Como per quanto riguarda l'offshore. L'appuntamento clou il 5 maggio a Venezia.
la festa, l'inaugurazione giusto della tua società, della nuova sede veneta. 5 maggio, sì. Il 5 maggio, poi 28 maggio, vi ricordo, il Salone Nautico di Venezia, da non perdere, 28 maggio, 5 di dicembre, e tu Cristian, la Pavia Venezia è il primo impegno che fai, giusto? Perché le prove non veniamo a vederle che farete in mare, meglio. Pavia Venezia è la prima gara, sì, che faremo proprio con questa barca, è la mia prima esperienza, diciamo, in gara. L'anno scorso su che barca l'hai fatta? Come si chiamava? Gommone, Marsea, del tuo copilota Pansini. La misera, quindi andava a 50 all'ora e tutto così. Allora, il tempo è tiranno, ringrazio l'amico Cristian Ghedina e Giampaolo Montavoci per aver presentato questo pezzo di storia dello sci abbinato alla nautica e non solo. Ora c'è la pubblicità, cari amici telespettatori, ma guardate il comando perché nella seconda parte parleremo sempre di motonautica, ma con i giovani, dai vecchietti come noi, Montavoci e Ghedina e il sottoscritto, spazio ai giovani perché il futuro è loro. A tra poco, non toccate il telecomando. Grazie Cristian e buon vento e in bocca al lupo. Ciao Giampaolo e grazie ancora. Grazie a voi, grazie a te. sportoutdoorviaggi.it, l'agenzia di viaggi che organizza le tue escursioni in barca a vela e catamarano. Scopri le bellezze della Sardegna con sportoutdoorviaggi.it. Marco, Hosis Technology, In collaborazione con Marco, Hosis Technology, sportoutdoorviaggi.it.